Come praticamente tutti i miei clienti sanno, dico sempre che non bisogna essere spaventati dai malware. Questo perché? Perché se si mettono in atto le giuste strategie di protezione e anche quelle di risposta all'attacco, si può uscire praticamente indenni nel 99% dei casi. Tuttavia c'è una particolare categoria di malware che richiede precauzioni apposite perché si differenzia fortemente sia nelle modalità di attacco sia nelle modalità di individuazione del malware stesso e che è in grado di portare degli ingenti danni al nostro patrimonio di file e anche di mettere in ginocchio aziende sia di piccole che di grandi dimensioni anche per periodi molto prolungati di tempo. Questa categoria è quella dei ransomware. La loro prevenzione infatti segue delle regole tutte quante diverse e in tanti casi sono in grado di eludere le normali forme di protezione che mettiamo in atto sui nostri computer. Sarà quindi necessario capirne sia le modalità operative sia dotarci degli strumenti specifici in grado di prevenire e respingere qualsiasi genere d'attacco. E questo è quello che vorrei vedere oggi insieme a te. Allora, ti senti pronto? Iniziamo. Prima di partire con la solita parte pratica sarà necessario qualche istante di teoria, perché dobbiamo capire perché un ransomware si differenzia così tanto rispetto alle minacce tradizionali e soprattutto come opera e come fare a difenderci. Un ransomware attacca un computer utilizzando due strategie contestuali molto efficaci. La prima è un social engineering, cioè ci arriva classicamente tramite un messaggio di posta, ma molto particolare, strutturato in maniera tale da essere perfettamente credibile, probabilmente arriverà da uno dei tuoi contatti in rubrica e conterrà anche un testo che è in linea con quello che ti aspetti di ricevere da quel mittente. L'altra parte sarà un allegato a questo messaggio di posta elettronica che conterrà una vulnerabilità zero day. Una vulnerabilità zero day è una vulnerabilità che non è ancora stata scoperta né dagli sviluppatori del sistema operativo né dagli sviluppatori dei software antivirus, ragion per cui questi sistemi non sono in grado di proteggerti rispetto a questo tipo di minacce. Capisci quindi che i ransomware hanno rispetto ai virus e ai malware tradizionali un ciclo di vita molto breve, perché una volta che vengono scoperti diventano praticamente inutili, ma in quel breve periodo finestra sono in grado di fare dei danni incommensurabili. Una volta che un ransomware sarà riuscito a entrare sul tuo computer, quello che farà sarà prendere tutti quanti i tuoi dati personali, quindi tutti i tuoi documenti, le tue immagini, i tuoi archivi e quant'altro, e crittografarli con una chiave crittografica praticamente impossibile da decifrare, chiedendoti un riscatto per poterla ottenere ed utilizzarla per decrittare nuovamente tutti quanti i tuoi file. Questo è il motivo per cui i ransomware sono così temibili e soprattutto così diversi rispetto a tutte le altre minacce tradizionali. Capisci quindi che quando l'Università di Bologna sul suo giornale ha titolato di aver trovato un palliativo agli attacchi ransomware in grado di dare il tempo all'utente di salvare i suoi file, tante testate giornalistiche sia di settore sia generali si sono affrettate a diffondere questa notizia. Naturalmente la prima cosa che ho fatto è stata andare sul sito dello sviluppatore per provare questa utility al fine di presentartela. Devo dire che sono andato incontro a due brutte sorprese. La prima l'ho avuta immediatamente perché mi sono reso conto che la data dell'ultima release di questa utility è del 14 aprile del 2022, mentre l'articolo era stato pubblicato il 12 luglio 2023. La seconda brutta esperienza è stata relativa alla configurazione di questo sistema che non è assolutamente alla portata dell'utente medio e richiede anche dei componenti aggiuntivi esterni.
Mi sono quindi comunque procurato anche un ransomware per effettuare una prova, naturalmente su una macchina virtuale, e devo dire che i risultati sono stati piuttosto deludenti, sia perché il malware si è rivelato molto veloce nel individuare i file giusti da crittografare, evitando i file ESCA generati da questa utility, e in secondo luogo nel identificare la presenza della stessa utility. Ma ad onor del vero va detto che forse la mia prova è stata prematura, perché probabilmente non è stata ancora rilasciata la versione definitiva di questa utility. Ma allora cosa dobbiamo fare per proteggerci dai ransomware e come dobbiamo agire se invece ci accorgiamo di essere stati infettati? Ebbene, se ti dovessi per caso accorgere che tutti quanti i tuoi documenti, le tue immagini e quant'altro, insomma tutti i tuoi dati sul computer inizieranno, come è successo qui, a perdere le loro icone che li caratterizzano e diventare tutti uguali, o anche che tutte quante le estensioni, cioè la parte finale del nome, inizierà a diventare tutta quanta uguale per tutti, significherà molto probabilmente che è in atto una crittografia di massa. Il mio consiglio in questo caso è di spegnere immediatamente il computer e portarlo da un tecnico. Stacca la spina, tieni premuto il pulsante di accensione per più di 5 secondi, non preoccuparti di fare un arresto normale, in questo caso sei giustificato nel farlo, e porta immediatamente la tua macchina da un tecnico che provvederà a salvare i tuoi dati in modo sicuro. Ma naturalmente quella che ti ho appena illustrato è una procedura di emergenza da mettere in atto in casi disperati, quando ci accorgiamo che un ransomware è riuscito a penetrare le nostre difese e sta agendo per crittografare i file. Ma i ransomware possono essere anche in una certa percentuale prevenuti per mezzo di alcuni strumenti specifici, e oggi voglio mostrartene uno. Per andare a scaricarlo faremo esattamente come al solito, quindi apriamo il nostro browser e nel motore di ricerca, come sempre, andremo a digitare Gentiluomo Digitale. Effettuiamo la ricerca e, come al solito, il primo indirizzo sarà quello che ci interessa, quello riferito al dominio gentiluomodigitale.it. Facciamoci clic su e nel sito che si aprirà ci porteremo nella sezione Downloads, questa qui. Appena si aprirà la pagina scenderemo un po' più in basso fino ad individuare il Kaspersky Anti-Ransomware. Facciamo clic sul pulsante azzurro per scaricarlo. È un file relativamente piccolo, quindi ci impiegherà alcuni secondi ad essere scaricato sul nostro computer, e una volta scaricato apparirà qui in basso a sinistra. Facciamoci doppio clic su, chiudiamo il browser e facciamo doppio clic sul file di installazione. Ci verrà richiesto se vorremo acconsentire che vengano apportate modifiche al computer, cosa che accetteremo cliccando su sì, e partirà l'installazione di questo tool. Dovremo accettare tutte e quattro queste voci spuntando le relative caselle per poter proseguire. Fatto questo, clicchiamo sul pulsante Install e attendiamo alcuni secondi il termine dell'installazione. Come vedi, comparirà sul nostro desktop l'icona del Kaspersky Anti-Ransomware, e per vedere come funziona questo programma potremo premere il pulsante Start Program. Nel frattempo chiudiamo la cartella compressa retrostante e attendiamo l'avvio del programma stesso. Ecco fatto, potremo chiudere questa finestra che ci informa che ci troviamo nella versione 6.3 di questo strumento, e allo stesso modo potremo chiudere la finestra del tour rapido che ci illustra le funzionalità di questo programma. Una volta installato ci verrà chiesto di registrarci per poter utilizzare il software, cosa che faremo inserendo i nostri dati.
Una volta effettuata la registrazione ci verrà fornito il codice che sarà necessario salvare per le future registrazioni. Chiudiamo questa finestra e siamo pronti per utilizzare questa utility. In realtà non sarà necessario fare assolutamente nulla perché questo programma si avvierà automaticamente insieme al sistema operativo. Quando accenderemo il computer partirà con Windows e grazie ad una tecnologia che si chiama System Watcher di Kaspersky Lab andrà ad analizzare le attività dei vari programmi in cerca di quelle attività che vanno a contraddistinguere i ransomware, quindi andrà a caccia di comportamenti come tentativi di crittografia di file, ci avviserà nel momento in cui dovesse rilevarne e tenterà di stopparli. Il mio consiglio generale, se deciderai di utilizzare questa utility, è comunque nel momento in cui dovessi ricevere un'allerta di questo genere, quello di spegnere il computer e portarlo comunque da un tecnico. Non fare l'eroe, non cercare di salvare tu i dati, perché solitamente i ransomware sono estremamente veloci, più di quanto possa esserlo un essere umano, anche se sei sicuramente bravissimo. Non ti sarà sfuggito che nel tempo abbiamo presentato tante utilities antivirus su questo canale ed è giusto domandarci quale possa essere la collocazione di questa che abbiamo visto oggi nell'economia generale. Allora, diciamo che questa non è un'utility che io vado a installare su tutte le macchine, anzi scelgo con una certa accortezza le macchine che meritano questa ulteriore precauzione. Sicuramente non lo saranno le macchine da gaming, mentre una macchina che contiene molti dati personali, siano essi documenti, immagini o quant'altro, meriterà una piccola protezione in più. Continuo a ribadire che un eccesso di protezione è dannoso sulle macchine e che secondo me la migliore protezione al momento resta ancora Microsoft Defender, abbinato magari a Malwarebytes anti-malware oppure un'altra utility di scansione come quella Microsoft che abbiamo visto recentemente. Tuttavia Kaspersky anti-malware fa anche qualcosina in più, come abbiamo visto, quindi se ritieni che la tua macchina possa essere particolarmente a rischio è giustificato aggiungere anche questa, visto anche che occupa davvero poche risorse di sistema e quindi non va ad interferire eccessivamente. Quindi il consiglio generale che posso darti è sicuramente quello di non strafare e di utilizzare un certo criterio e le informazioni che provo a fornirti per cercare di capire se uno strumento è adatto o meno al caso tuo. E detto questo passiamo ad argomenti sicuramente più lieti, perché voglio salutare e ringraziare di cuore Sandro Monastra per essersi abbonato al canale. Apprezzo molto il tuo supporto e continuiamo così. Ma ci tengo tantissimo anche a ringraziare te per aver visto questo video fino a questo punto. Scherzando di solito dico che è una cosa che ti fa onore, ma in realtà è anche una cosa estremamente utile, come vedi, perché dopo averti fornito qualche informazione per quello che posso sugli strumenti che presento, cerchiamo anche di trovare un po' una collocazione e di capire se sono utili o meno nel tuo caso. E detto questo, penso di aver detto veramente tutto. E allora, come al solito, non mi resta che ringraziarti e darti appuntamento alla prossima.